Dopo 7 mesi di utilizzo di S23 Ultra, dove ho realizzato centinaia e migliaia di scatti o riprese video, oggi vi porto 5 trucchi per migliorare e far rendere al meglio il vostro smartphone in foto e video. Questo video non servirà solo per i possessori di S23 Ultra, ma qualche trucchetto potrà andare bene anche per altri smartphone. Quindi mi raccomando, non lasciate questo video se non siete possessori di S23 Ultra, perché potrà tornare utile anche a voi. Dimenticavo di dirvi che verso la fine del video ci sarà un trucco bonus. Bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui per portarvi 5 trucchi su S23 Ultra per farlo rendere al meglio foto video e non solo S23 Ultra. Direi di non dilungarci troppo e iniziamo subito col primo trucco. Sappiamo tutti che S23 Ultra dispone di una fotocamera di 200 megapixel, ma secondo voi sarà la risoluzione giusta da utilizzare per le fotografie di tutti i giorni oppure no? Andiamo subito a scoprire. Naturalmente 200 megapixel servono sicuramente se vogliamo andare a fare uno scatto dove poi andiamo a ritagliare una porzione di fotografia per non perdere dettagli, colori e molto altro. Ma non è la risoluzione giusta che dobbiamo utilizzare tutti i giorni. Perché? Perché la risoluzione giusta, ragazzi, è la 12 megapixel. E per quale motivo la risoluzione giusta è quella da 12 megapixel? La risoluzione da 12 megapixel racchiude milioni di pixel in un megapixel. Cosa significa? Per farvi capire, i 200 megapixel, ogni megapixel è formato da 1 milione di pixel. Invece i 12 megapixel è formato da 16 milioni di pixel ogni megapixel, quindi più colori, dettagli e qualità. Altro fattore positivo e che rende i 12 megapixel migliori è il tempo di processione dello scatto. Infatti quando andiamo a scattare in 200 megapixel la processione dello scatto sarà molto più lenta e molto più lunga rispetto ai 12 megapixel. Per quale motivo? Perché i 200 megapixel hanno un peso nettamente superiore, una grandezza nettamente maggiore rispetto ai 12 megapixel. Lo scatto sarà nettamente più veloce a 12 megapixel. La parte dove dobbiamo andare a selezionare i 12 megapixel è, se non vi esce 12 megapixel ma col nuovo aggiornamento c'è scritto 12 megapixel, sarebbe 3 quarti. 3 quarti, mi raccomando, anche se non disponete di uno smartphone come l'S23 Ultra, sarà perfetto per i vostri scatti. Per rendere più reattivo e veloce il vostro scatto sul vostro S23 Ultra o anche su altri smartphone, comunque vi assicuro che funziona e vi cambierà anche il suono dello scatto, vi consiglio di andare a disattivare la modalità live. Qual è la modalità live? Vi mostro subito. Il quadratino in alto vi permetterà di fare uno scatto in live. Cosa significa? Quando andremo a scattare una fotografia prenderà anche tutto il movimento che c'è stato per diversi secondi, quindi si può anche trasformare tra virgolette in un piccolo filmato. Io lo sono andato a disattivare, 1 per rendere lo scatto più veloce, 2 io non lo vado mai a utilizzare. Voi lo utilizzate? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Parliamoci chiaro, chi è che va a utilizzare la modalità live per avere uno scatto anche in movimento? Penso nessuno, almeno io penso di non averlo mai utilizzato in nessuno smartphone. Passiamo ora alla parte video. Visto che oramai questi smartphone sono diventati delle vere e proprie videocamere per registrare in qualsiasi situazione, non per niente molti creator e molto altro registrano oramai solo con gli smartphone perché come comodità non c'è paragone, oggi andremo a vedere qual è la miglior qualità da utilizzare per qualsiasi situazione, che sia all'esterno che sia all'interno. Consiglio la qualità migliore da utilizzare e per quale motivo anche vi spiegherò. Partiamo subito col dire che S23 Ultra dispone di un 8K a 30 fps, ma gli 8K ne andremo a parlare un pochino più avanti in questo video. Quindi adesso parleremo dei 4K e secondo voi a quanto dobbiamo utilizzarli? 60 o 30 fps? Ve lo dico subito, i 4K dovremmo andare a utilizzare i 30 fps. Per quale motivo? I 30 fps in situazioni di scarsa luce lavorano nettamente meglio dei 60 fps. E perché? Perché i 30 fps utilizzeranno esattamente la metà degli ISO per tirar fuori luce. Vi posso anche mostrare mentre sto parlando che se switcho da 60 a 30 fps gli ISO dimezzeranno notevolmente, quindi in situazioni di scarsa luce lo smartphone dovrà sforzare meno per tirar fuori luce e quindi non farà uscire comunque quel rumore digitale che secondo me potrebbe anche andare a rovinare la qualità del video. Quando consiglio di usare i 60 fps? Se pensiamo di voler andare a creare in quel filmato un rallenti, allora possiamo usare 60 fps, comunque ti fa già creare un ottimo rallenti. Naturalmente andiamo a fare anche delle riprese un po' più lente, quindi 60 fps se vogliamo fare il rallenti. La maggior parte delle volte consiglio di
utilizzare in qualsiasi situazione sempre i 30 fps. Tornando nell'ambito fotografie, se vogliamo tirare fuori scatti in modo professionale controllando qualsiasi settaggio nel momento in cui stiamo scattando, io vi consiglio di usare la modalità Expert Pro presente su S23 Ultra. Se possedete qualsiasi altro smartphone che possieda la modalità Pro, utilizzate questa, dove vi permetterà appunto di decidere tutti gli ISO, i tempi di scatto e anche per esempio se vogliamo mantenere la fotografia un po' più calda, un po' più fredda. Naturalmente su S23 Ultra è presente Expert RAW e modalità Pro. Io consiglio l'Expert RAW perché secondo me è un pelino più professionale e riesce a mantenermi anche il formato RAW un pelino più grezzo. Nel momento in cui andiamo a scattare Expert RAW, se apriamo direttamente la fotografia vi va a mostrare subito com'è che viene editata in automatico dallo smartphone. A me non piace. Expert RAW per fortuna vi dà la possibilità di andare direttamente su Lightroom e andare a fare delle modifiche in modo professionale, appunto come se fossimo sul nostro PC. Un consiglio che vi do, se non avete mai usato come si deve Lightroom su smartphone, ho creato un video apposito sul mio canale, ve lo lascio qua in alto, se mi dimentico lo trovate tranquillamente sul mio canale comunque, dove vi faccio vedere come editare una fotografia in un modo comunque abbastanza professionale solo dal vostro smartphone. Come ultimo trucco abbiamo una cosa utilissima sia per foto che per video e si tratta del monitoraggio della messa a fuoco. Che cosa serve il monitoraggio della messa a fuoco? Servirà nelle situazioni di scatti magari in qualche soggetto in movimento o video di qualche soggetto in movimento, vi permetterà di non perdere mai la messa a fuoco. Dopo che l'avremo selezionato, lui farà un tracking del soggetto senza mai perderlo a fuoco. Cosa vuol dire? Magari abbiamo lo smartphone in una situazione tipo uno sport, lo mettiamo lì sul cavalletto e nel momento in cui sta registrando noi magari vogliamo scattare anche qualche fotografia per immortalare il momento, lui, dopo che abbiamo selezionato il soggetto desiderato, non lo perderà mai dalla messa a fuoco. Come potete vedere, vi sto facendo passare il video dove muovo questa macchinina, sia in foto che in video, non perde mai la messa a fuoco. Come si va ad attivare questa impostazione? Ve lo mostro subito, basta andare di impostazioni, scendiamo un po' più in basso e troviamo monitoraggio della messa a fuoco. Andremo ad attivarlo e il gioco è fatto. Quando vorremmo selezionare un soggetto da tenere sempre a fuoco, basterà toccarlo sullo schermo e lui lo terrà sempre a fuoco. Vi consiglio di utilizzarlo perché sarà molto utile in diverse situazioni. Come bonus finale ho deciso di parlare della modalità 8K su S23 Ultra. Perché voglio parlare di questa modalità? Non ne ho mai parlato bene sul canale, ma ho deciso di parlarne in questo video perché ho notato che molte volte le persone che dispongono di altri smartphone che non hanno presente l'8K dicono che sono senza senso gli 8K su uno smartphone e invece qui vi sbagliate. Per quale motivo? Gli 8K su uno smartphone sono eccezionali, maggiormente se possono essere utilizzati come su questo smartphone a 30 fps con una qualità altissima e sono davvero utilizzabili, non è che sono tanto per. E io vi spiego anche in cosa vi consiglio utilizzare gli 8K. Ci sono tre modi per utilizzare gli 8K sul nostro S23 Ultra e sono: il primo, facile è la qualità massima dell'immagine, vi darà una qualità superiore, il peso sarà alto, lo possiamo immaginare, parliamo di intorno ai 100 mega ogni 10 secondi, ma parliamo sempre di un 8K. Il lato positivo di questo video, possiamo andare a fare degli zoom in determinate situazioni del video e la qualità non andrà mai a perdersi. Fino a zoomare parecchio nel video avremo sempre grandissima qualità. Ecco cosa servono per esempio gli 8K in situazioni particolari dove magari da quel video volete estrapolare una fotografia. Come si fa? Dopo che abbiamo registrato il video andiamo sulla galleria a guardare il video e vedete che a sinistra comparirà un quadratino. Dopo che noi andremo a cliccarlo, selezionando anche se vogliamo il frame desiderato, potremo andare a salvare quel preciso frame come una fotografia comunque di alta qualità, perché parliamo di una fotografia in 8K di grandezza a 33 megapixel mi pare, una roba del genere, comunque alta qualità, consigliatissimo. Io l'ho utilizzato per certe fotografie perché magari in certe situazioni sono andato a registrare e mi sono accorto che in determinati frame era molto interessante quello scatto se veniva fermo. L'8K mi ha aiutato molto in questo e quindi l'8K deve essere utilizzato per queste situazioni qua, non tanto solo per le registrazioni di maggior qualità, anche se le vogliamo fare. Naturalmente andandolo a comprimere l'8K e comprimendolo in 4K avremo una grandissima qualità. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questi 5 trucchi che vi ho detto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao ragazzi!